Le 48 leggi del potere. Autore: Robert Greene. Le 48 leggi del potere di Robert Greene è un manuale che raccoglie le regole e i principi per acquisire e mantenere il potere in vari ambiti della vita, dagli affari alla politica. Ogni legge è illustrata con esempi storici e aneddoti che mostrano la loro applicazione pratica. Ecco un riassunto dettagliato delle 48 leggi. 1. Non oscurare il maestro. Fai sempre sentire le persone superiori rispetto a te più sicure e importanti. Eccessive dimostrazioni di talento possono generare insicurezza. Esempio: quando Luigi XIV di Francia notò il ministro delle Finanze ostentare la propria ricchezza e potere, lo interpretò come una minaccia e lo fece arrestare. 2. Non fidarti troppo degli amici. Usa i nemici. Gli amici possono diventare invidiosi e traditori. I nemici, se convertiti, possono essere più leali. Esempio: l'imperatore romano Severo divenne amico del suo nemico Albinus. Poi lo tradì, consolidando il suo potere senza rischi. 3. Nascondi le tue intenzioni. Mantieni gli altri nell'ignoranza sui tuoi piani veri, così non potranno opporti resistenza. Esempio: Otto von Bismarck mascherava le sue vere intenzioni diplomatiche con dichiarazioni pubbliche ambigue, confondendo i suoi avversari. 4. Di sempre meno del necessario. Parlando meno, sembri più misterioso e impressionante. Le parole inutili possono compromettere la tua posizione. Esempio: durante le negoziazioni, Luigi XI di Francia parlava il meno possibile, costringendo l'altro a rivelare di più. 5. Molto dipende dalla reputazione. Proteggi la tua reputazione come un bene prezioso, perché è la base del potere. Distruggere la reputazione degli altri può aumentare la tua. Esempio: Cesare Borgia costruì una reputazione di spietatezza, scoraggiando i suoi nemici dal tradirlo. 6. Attira l'attenzione a tutti i costi. L'invisibilità è pericolosa. Fai in modo che tutti parlino di te. Esempio: Pablo Picasso creò intenzionalmente scandali per mantenere alta l'attenzione su di sé e la sua arte. 7. Fai che gli altri lavorino per te, ma prendi il merito. Utilizza le abilità, l'intelligenza e l'energia degli altri, ma prendi tu i riconoscimenti. Esempio: Thomas Edison spesso prendeva il merito per le invenzioni sviluppate dai suoi assistenti. 8. Fai in modo che le persone vengano a te. Quando controlli il gioco, gli altri devono adattarsi. Usa l'esca per attirare le persone e obbligarle a venire da te. Esempio: Giovanni di Braganza attese che gli altri nobili lo invitassero a diventare re del Portogallo, evitando così di apparire come usurpatore. 9. Vinci con le azioni, mai con gli argomenti. Convincere qualcuno con i fatti, e le azioni è più potente e duraturo che farlo con le parole. Esempio: Michelangelo si difese dalle critiche dimostrando il suo talento con opere d'arte invece che con parole. 10. Evita le persone infelici e sfortunate. La negatività è contagiosa. Circondati di persone positive e fortunate. Esempio: Re Luigi XIV evitava coloro che portavano cattive notizie, circondandosi di individui positivi e di successo. 11. Fatti vedere come un amico. Agisci come una spia. Impara a raccogliere informazioni sulle persone per conoscere i loro segreti e usarli a tuo vantaggio. Esempio: Giosuè, per espugnare Gerico, inviò spie a integrarsi con gli abitanti, raccogliendo informazioni preziose. 12. Disarma il nemico con l'onestà e la generosità. Un atto sincero di generosità può disarmare la gente e metterla fuori guardia.
Esempio. Abraham Lincoln assunse William Seward, un avversario politico, nel suo gabinetto, conquistandone la lealtà. 13. Appello all'interesse personale, mai alla misericordia o alla gratitudine. La gente risponde meglio ai loro interessi che ai tuoi desideri o necessità. Esempio. Caterina la Grande ottenne l'appoggio dei nobili russi, promettendo benefici personali invece che appellandosi al dovere patriottico. 14. Fingi di essere amico, ma agisci come una spia. Ottieni informazioni preziose dalle persone con cui hai un rapporto amichevole. Esempio. Sir Francis Walsingham usò spie per scoprire piani di tradimento contro Elisabetta I. 15. Schiaccia completamente il tuo nemico. Non lasciare spazio ai tuoi nemici per riprendersi. La loro resurrezione può essere la tua rovina. Esempio. L'imperatore romano Ottaviano eliminò tutti i rivali per assicurarsi il potere assoluto. 16. Usa l'assenza per aumentare il rispetto e l'onore. Raramente visto è spesso ricordato. La presenza continua diminuisce il valore. Esempio. Il generale cinese Sun Tzu si ritirava strategicamente per rafforzare la propria posizione. 17. Coltiva un'aria di imprevedibilità. L'imprevedibilità spaventa e crea insicurezza negli altri, dandoti il vantaggio. Esempio. Napoleone Bonaparte era noto per la sua imprevedibilità nelle strategie militari, confondendo i nemici. 18. Non costruire fortezze per proteggerti. L'isolamento è pericoloso. Essere troppo distanti può isolarti dalle informazioni e dai supporti necessari. Esempio. Shaka Zulu evitava di isolarsi, preferendo mantenere contatti frequenti e diretti con il suo popolo. 19. Sappi con chi hai a che fare. Non offendere la persona sbagliata. Comprendi i tuoi avversari e alleati. Esempio. Alessandro Magno studiava attentamente i suoi avversari per poterli sconfiggere efficacemente. 20. Non impegnarti con nessuno. Mantieni la tua indipendenza dalle alleanze e lealtà per evitare di essere sfruttato. Esempio. Re Luigi XI evitava di stringere alleanze fisse, mantenendo la sua indipendenza e potere. 21. Fingi di essere sciocco per catturare gli sciocchi. Sottovalutare le persone può farti apparire più potente. Esempio. Lo scrittore Hans Christian Andersen spesso si presentava come ingenuo per raccogliere informazioni dagli altri. 22. Usa la tattica della resa. Quando sei debole, arrenditi strategicamente per recuperare la forza. Esempio. Galileo. Galilei ritrattò le sue teorie astronomiche per evitare l'Inquisizione, permettendo alla sua opera di sopravvivere. 23. Concentra le tue forze. Focalizza le tue energie e risorse su un singolo obiettivo per massimizzare la tua potenza. Esempio. John D. Rockefeller si concentrò sul settore petrolifero, costruendo un impero invece di diversificare troppo presto. 24. Sii un perfetto cortigiano. Apprendi le arti della manipolazione, dell'adulazione e del gioco di corte per navigare nelle situazioni sociali. Esempio. Baldassare Castiglione descrisse l'arte di essere un perfetto cortigiano nel suo libro Il cortigiano. 25. Reinventa te stesso. Cambia la tua immagine e il tuo carattere per adattarti alle circostanze e superare le aspettative degli altri. Esempio. Il generale romano Silla si reinventò continuamente per mantenere il potere e sopravvivere alle congiure. 26. Mantieni le mani pulite. Usa terze parti per fare il lavoro sporco e mantenere una reputazione immacolata. Esempio. Mao Zedong usava subordinati per compiere atti brutali, mantenendo un'immagine pubblica pura. 27. Gioca sulla necessità di credere.
Offri alle persone una fede o una causa a cui credere per guadagnare potere su di loro. Esempio, Charles Ponzi sfruttava la credulità della gente promettendo rendimenti elevati, creando una truffa piramidale. 28. Agisci con audacia. La timidezza può portare al fallimento. Le persone rispettano e seguono chi agisce con sicurezza. Esempio, Hernán Cortés mostrò audacia bruciando le proprie navi, costringendo i suoi uomini a vincere o morire. Questa mossa drastica aumentò la determinazione e il coraggio dei suoi soldati, portando alla conquista del Messico. 30. Fai apparire i tuoi successi semplici, nascondi i tuoi sforzi e fai sembrare tutto naturale e facile per aumentare la tua aura di potere. Esempio, il ballerino Fred Astaire faceva sembrare le sue esibizioni senza sforzo, anche se erano il risultato di ore di pratica. Questo lo rese una leggenda della danza, poiché il pubblico ammirava la sua apparente facilità. 31. Controlla le opzioni. Offri alle persone scelte limitate per farle sentire in controllo, mentre in realtà le manipoli. Esempio, John D. Rockefeller offriva ai concorrenti opzioni limitate, costringendoli a vendere a lui o a fallire. Controllando le scelte disponibili, Rockefeller consolidò il suo monopolio nel settore petrolifero. 32. Gioca sulle fantasie delle persone. Le persone preferiscono il fantastico alla realtà. Alimenta le loro fantasie per manipolarle. Esempio, il monaco Rasputin sfruttava le fantasie e superstizioni della corte russa per ottenere potere e influenza. Facendo credere di avere poteri mistici, Rasputin manipolava le decisioni della famiglia reale. 33. Scopri il punto debole di ogni persona. Trova e sfrutta la vulnerabilità degli altri per ottenere vantaggi. Esempio, Cleopatra sapeva sfruttare la debolezza di Giulio Cesare e Marco Antonio per manipolarli a suo vantaggio. La sua astuzia e il fascino personale le permisero di influenzare i potenti leader romani. 34. Sii regale nel tuo comportamento. Il modo in cui ti comporti può farti apparire più potente. L'apparenza conta. Esempio, Giacomo I d'Inghilterra si comportava sempre con grande regalità, rafforzando la sua autorità. La sua presenza imponente e il comportamento dignitoso impressionavano i suoi sudditi e consolidavano il suo potere. 35. Padroneggia l'arte del tempismo. Sapere quando agire è cruciale. La pazienza e il tempismo sono chiavi del successo. Esempio, Wolfgang Amadeus Mozart sapeva quando presentare le sue opere per ottenere il massimo impatto. La scelta strategica del momento giusto per le esibizioni aumentava la sua fama e successo. 36. Disprezza le cose che non puoi avere. Ignorare ciò che non puoi avere spesso riduce il suo valore agli occhi degli altri. Esempio, Enrico VIII d'Inghilterra ignorò le minacce di scomunica del Papa, affermando la sua indipendenza religiosa. Creando la Chiesa d'Inghilterra, Enrico dimostrò di non essere vincolato dalle autorità esterne. 37. Crea spettacoli sorprendenti. Gli spettacoli grandiosi attirano l'attenzione e rafforzano la tua immagine. Esempio, Mr. Barnum attirava folle enormi con spettacoli sensazionali, facendo crescere la sua fama. Le sue esibizioni straordinarie e le trovate pubblicitarie mantenevano costante l'interesse del pubblico. 38. Pensa come vuoi, ma comportati come gli altri. Non mostrare le tue idee non conformiste. Mantieniti dentro le norme sociali per evitare problemi. Esempio, il filosofo Socrate appariva conformista esteriormente, ma era radicale nelle sue idee. Questo approccio gli permetteva di diffondere le sue idee senza attirare troppo rapidamente l'attenzione negativa. 39. Agita le acque per catturare i pesci. Creare caos può dare vantaggi se riesci a mantenere la calma mentre gli altri sono confusi. Esempio,
Talleyrand creava caos politico per emergere come una figura indispensabile e stabilizzante. Manipolando le situazioni, riusciva a consolidare la sua posizione di potere. 40. Disprezza il gratuito. Le cose gratuite spesso hanno un prezzo nascosto. Sii pronto a pagare per avere il controllo. Esempio: il giurista Ugo Grotius accettava solo compensi per i suoi servizi, conferendo maggior valore e serietà alla sua professione. Evitando il gratuito, si assicurava che i suoi contributi fossero apprezzati e rispettati. 41. Evita di seguire le orme di un grande uomo. Stabilire la tua identità e il tuo percorso evita il confronto con giganti del passato. Esempio: Alessandro, il Grande, si distinse dal padre Filippo II di Macedonia, non solo per le conquiste militari, ma anche per la creazione di una propria eredità culturale e politica. Evitando di essere una semplice copia, divenne un leader unico. 42. Colpisci il pastore e le pecore si disperderanno. Attacca il leader per destabilizzare e disorientare il gruppo. Esempio: la cattura e l'esecuzione di Saddam Hussein da parte delle forze statunitensi durante la guerra in Iraq mirava a destabilizzare e indebolire la resistenza irachena. Eliminando il leader, si sperava di disperdere e demoralizzare i seguaci. 43. Lavora sul cuore e sulla mente degli altri. Manipolare i sentimenti delle persone può portare a un controllo duraturo. Esempio: il carismatico leader Nelson Mandela guadagnò il sostegno del popolo sudafricano lavorando per riconciliare bianchi e neri. La sua capacità di toccare i cuori e le menti fu fondamentale per la fine dell'apartheid. 44. Disarma e infuria con l'effetto specchio. Riflettendo i comportamenti degli altri, puoi confonderli e disarmarli. Esempio: Machiavelli utilizzava la tattica dell'effetto specchio per riflettere i comportamenti dei suoi avversari, confondendoli e disarmandoli. Questa tecnica lo aiutava a manipolare e controllare le situazioni politiche. 45. Predica la necessità del cambiamento, ma non cambiare troppo in fretta. Le persone accettano il cambiamento solo se vedono che non distrugge il passato. Esempio: Franklin D. Roosevelt introdusse il New Deal gradualmente, permettendo agli americani di adattarsi ai cambiamenti senza creare troppa resistenza. La sua strategia di cambiamento progressivo portò a riforme durature. 46. Non sembrare mai troppo perfetto. Mostrare difetti ti rende più umano e meno invidiato. Esempio: lo scrittore Oscar Wilde, nonostante il suo grande talento, non nascondeva le sue eccentricità e imperfezioni, rendendosi più umano e simpatico. La sua autenticità contribuiva alla sua popolarità. 47. Non andare oltre il segno che ti sei prefisso. Conosci i tuoi limiti e fermati quando hai raggiunto il tuo obiettivo. Esempio: Napoleone Bonaparte non si fermò dopo aver raggiunto molti dei suoi obiettivi, continuando le sue campagne militari fino alla disfatta. Superare i propri limiti porta spesso alla rovina. 48. Adatta la tua strategia al cambiamento. Sii fluido e flessibile, pronto a cambiare rotta, quando necessario, per mantenere il potere. Esempio: Charles Darwin sviluppò la teoria dell'evoluzione, dimostrando che la capacità di adattarsi al cambiamento è essenziale per la sopravvivenza. Questa legge si applica anche alla strategia di potere. Essere flessibili e adattarsi ai cambiamenti è fondamentale. Queste leggi rappresentano una guida pragmatica e spesso cinica per navigare il mondo del potere, sottolineando l'importanza della strategia, della manipolazione e della percezione. Grazie a tutti. Io sono Tommaso Ludinesi. Il mio canale YouTube si chiama Books for Growth e se vi è piaciuto il mio contenuto, vi invito a mettere un caloroso like alla pagina e al video, per aiutare a supportare il nostro progetto. Grazie e a presto!